La Forest Bomb nasce in Nuncas dal desiderio di celebrare il centenario dell'azienda nel giardino della sede di Settimo Milanese, perché è simbolo di crescita, sostenibilità e futuro. Questa volontà incontra la permacultura, che è una filosofia di resilienza e sostenibilità che si può applicare a tutti gli aspetti della vita. Infatti la permacultura si basa dall'osservazione della natura. E cosa? Di cosa della natura? Proprio della foresta, del bosco, perché è l'ecosistema più stabile che esiste in natura, dove accadono più cose e che è più stabile e sia come crescita e anche più stabile nel tempo, ok? E quindi abbiamo boschi appunto di migliaia di anni, che durano tantissimo tempo. E quindi noi in permacultura vogliamo basarci sulla permanenza, cioè nel senso sulla permanenza delle coltivazioni, sulla permanenza della nostra vita, non sull'immanenza data e rappresentata dall'annuale, dal grano, dal vegetale, ma la permanenza data dagli alberi. Forest Bomb nasce da una collaborazione fra me e Davide Scialò, che è un artista di Reggio Calabria, che appunto ha voluto, diciamo, cambiare la sua arte trasformandola in land art, quindi non più le sculture fatte con materiali che sono poi inquinanti, ma anche se sono materiali di riuso o riciclati, comunque sono materiali inerti, ma perché lui diceva non fare un qualcosa di vivo, un qualcosa che si trasforma nel tempo, che cresce, che aumenta e quindi di intensità di energia e produce cose, eccetera. Quindi una scultura dinamica, è una scultura paesaggistica e quindi il concetto appunto della sfera, della mezza sfera fatta con le canne di fiume. Perché canne di fiume? Perché sono piante autoctone italiane, comunque sia in Italia da migliaia di anni. E quindi usare e utilizzare, diciamo, tutti i materiali che sono presenti in Italia, come anche le piante. E questo è il primo dato di fatto. L'altro dato di fatto è che questo concetto viene sviluppato dal concetto dell'agricoltura sintropica, quindi il concetto si chiama di placenta dell'agricoltura sintropica, che mi è stata illustrata da Daniele Cesano, che lavora con l'agricoltura sintropica in Brasile da tanto tempo e con cui io collaboro. Quindi il concetto è concentrare in un piccolo spazio tantissima energia, questa energia messa sotto forma di alberi perenni, annuali, pomodori, cavoli, frutta, tutte le tipologie, fiori, tutti i tipi di piante, all'interno di un piccolo spazio. In questo caso sono un cerchio di 2 metri di diametro circa. Quindi anziché piantare un solo albero, abbiamo deciso di piantare una moltitudine di piante. Anziché la terra sterile, abbiamo creato una placenta per gli alberi. Invece di lavorare contro natura, abbiamo creato un sistema resiliente. È un investimento fatto sulla natura, è un valore sulla biodiversità perché coesistono diverse specie di piante che collaborano tra di loro in una competizione sopravvivenza che permette appunto di garantire una maggiore futuribilità dell'insieme, del sistema. Ed è un progetto sostenibile, quindi è un valore intrinseco dell'azienda Nuncas che sta credendo molto nella sostenibilità dei propri prodotti e dell'azienda. Il progetto quindi nasce da noi colleghi dell'azienda, tramite poi la permacultura si è realizzato qua nel nostro giardino di Settimo Milanese. La cura ambientale, la cura sociale e un discorso economico sostenibile, che sono poi le 3 etiche della permacultura e coincidono proprio con quelle che sono appunto cura della terra, cura delle persone e condivisione del surplus. Sembra una competizione, ma in realtà non lo è, perché per esempio se osserviamo questa cosa qui, diciamo ma vanno in competizione, è vero, vanno in competizione infatti, ma una competizione positiva. Che vuol dire? Vuol dire che tutte vogliono l'acqua, tutte vogliono i nutrienti, a tutte gli servono i batteri, i microbi, i funghi e quindi che succede? Che all'inizio quando sono piccole vanno in competizione perché le radici sono tutte bene o male allo stesso livello, ok?
Adesso, quando la lavanda succhia più acqua al ciliegio, che succhia più acqua al melograno e via così di conseguenza, che succede? Che le piante che possono sviluppare le radici in profondità lo fanno perché diciamo mi sta rubando l'acqua, la vado giù e prendo l'acqua da sottoterra. La competizione in natura è positiva, cioè può sembrare a uno sguardo, a un'osservazione diciamo superficiale e negativa, però poi dopo è positiva, quindi questo è il primo dato. Ognuno forza l'altro, anche l'azienda magari può succedere, a fare delle cose, ok? E quando io forzo a lui e lui forza a te, eccetera, di conseguenza, intanto si crea una connessione e poi c'è uno stimolo a dare il massimo di quello che tu sai fare, di quello che tu puoi dare. Perché se ti si chiede qualcosa che tu non puoi dare, tipo ne so, la fragola, vai 7 metri sottoterra con le radici, dice è impossibile. Io sono fatta per arrivare massimo a mezzo metro, però se uno viene stimolato al massimo di quello che può dare, funziona tutto in modo molto più fluido e si risolvono un sacco di problemi. Questa competizione permette alle piante di rafforzarsi e quindi cresce la loro sopravvivenza e la loro energia. Le piante aumentano la loro capacità di reazione e di crescita. Le piante tra loro si parlano, scambiando informazioni e sostanze utili per la loro crescita. Quindi questa cooperazione, questa finta lotta tra le piante è quello che poi anche in un'azienda, come succede, permette alle persone di crescere e di migliorarsi. La Forest Bomb è appena nata e crescerà e si espanderà anche per centinaia di anni. Questo è un augurio per noi che festeggiamo 100 anni, ma è anche un monito che la crescita permaculturale è lenta ma costante, non fa salti in avanti e tanto più cresce in alto, tanto più affonda le radici nel sottosuolo, così come deve essere un'azienda sana.